Benvenuti nel video Modifica. Oggi vi faccio vedere come funziona la pagina Modifica. Scegliamo sempre un modello come esempio, ad esempio pantalone, modello 12, seleziono, vado ad aprire il modello, lasciamo le impostazioni come sono e andiamo direttamente nella pagina Modifica. Vi trovate davanti questa finestra. Abbiamo nella parte destra il nostro modello che possiamo modificare e nella parte sinistra troviamo questi riquadri principali 1, 2 e 3. Oggi vi parlo dei primi due e sono esattamente i riquadri che riguardano lo spostamento dei punti. In questo caso qui noi abbiamo selezionato la linea in blu che è la linea AB e qui in alto vedete punto A e punto B. Per selezionare la linea sul modello che ci interessa non dobbiamo fare altro che andarci sopra con il mouse e cliccare. Diventa blu, quindi vuol dire che abbiamo selezionato questa linea e vogliamo modificare, spostare questi punti, quindi il punto B e il punto C. Allora facciamo così, okay, così vedete meglio il mouse. E nei riquadri sono comparsi il punto B e il punto C. Faccio vedere un'altra cosa che secondo me è molto utile. Lo sfondo adesso è bianco, ma si può attivare una griglia. Premendo semplicemente il tasto destro del vostro mouse si apre questa finestra. C'è Mostra griglia e c'è anche Definisci origine griglia con un clic del mouse. Voglio farvi vedere il punto B, gli spostamenti. Quindi io vado a selezionare Definisci origine e vado sul punto B con il mouse e clicco. Avete visto che si è attivata una griglia e il punto B si trova perfettamente sull'origine del mio quadratino. Questi quadratini sono alla distanza di 1 centimetro uno dall'altro. Ok, lasciamolo in questo modo qua. Se io volessi spostare il punto B a destra, non vado altro sulla mia riquadro dove c'è il punto B, dove c'è questa croce e non faccio altro che premere, cliccare sul quadratino che mi indica più più. Sto andando a spostare il punto B in X. In X è la mia croce a destra e a sinistra. In Y è verso l'alto e verso il basso. Se voglio spostare di 1 centimetro, quindi guardate bene il quadratino, non faccio altro che premere il pulsante col doppio più e si sposta esattamente di 1 centimetro. Qui mi indica che la lettera B è spostata in X di 1 centimetro. Questa misura la trovate anche qui sotto. Vi dice la distanza, 1 centimetro, e vi dice che è stato fatto lo spostamento in X. Se volete fare dei grandi spostamenti, premendo il più avete visto che si sposta di 1 centimetro alla volta, ma se noi ad esempio volessimo spostarsi di arrivare a 10 centimetri, potete tenere premuto sulla vostra tastiera del computer il pulsante maiuscola o shift e diventa il doppio lo spostamento. Mi si sposta di 2 centimetri alla volta. Il pulsante invece con la solo una più lo spostamento lo avrò di 1 millimetro alla volta. Anche qua, se io volessi spostarmi di 2 millimetri, non faccio altro che tenere premuto maiuscola o shift e si sposta di 2 millimetri alla volta. E avete visto che il punto B si è spostato perfettamente sulla linea. Se io volessi spostare il punto B adesso verso il basso, non faccio altro che andare sulla mia croce e premere o io il tasto con un meno o con 2 meno. Se io voglio spostarmi di 2 centimetri, scusatemi, clicco 2 volte
sul meno e avete visto che mi sono spostata perfettamente in verticale e qui dentro alle parentesi vi dice la prima misura è lo spostamento che abbiamo fatto per primo, quindi in X ci siamo spostati di 11 e il seconda misura che vi dice meno è lo spostamento che abbiamo fatto in Y, quindi in verticale. Queste stesse misure le trovate riportate anche qui sotto. La prima misura è la distanza. La distanza vuol dire dal punto originale al B è di 11 cm,18 millimetri. In X è 11 e in Y sono 2 centimetri. Riportiamo di nuovo tutto, eliminiamo le modifiche, quindi andiamo con la B in origine, ho cliccato sullo 0 e sono tornata all'origine. Se io volessi spostare la B perfettamente lungo la curva, allora vi faccio vedere una cosa prima. Se io mi sposto con la B verso il basso, okay, lei si sposta perfettamente in Y e quindi segue perfettamente la linea e va giù in verticale. Però avete visto che rispetto all'origine, diciamo rispetto alla curva originale è distante. Io posso semplicemente utilizzando il più a destra qui e lo porto sulla mia curva originale. Quindi con la croce io posso andare dove voglio, posso portare il punto dove più mi piace. Però posso ottenere questo risultato anche semplicemente in un altro modo. Azzeriamo le modifiche, posso anche annullare con questo tasto tutte le modifiche. Qui in alto c'è punto B, accorcia e allunga linea. Mi raccomando, ricordatevi che questa, possibilità va usata solamente quando il punto non è stato ancora modificato, non ha subito nessuno spostamento, come in questo caso il punto B si trova dov'era in origine. Mi raccomando, poi vi faccio vedere, altrimenti cosa accade. Lo voglio spostare perfettamente lungo questa curva. Faccio meno, ad esempio di 4 centimetri, anche 5. Avete visto? Ha seguito perfettamente la curva. Se faccio più, ok, avete visto? Di 8 centimetri sono andata verso l'alto, segue la curva originale. Se io a questo punto lo volessi spostare un po' verso destra, faccio sempre la mia croce, vado in più, ok? A questo punto uno dice: "Ma va, lo voglio abbassare un pochino", e uso l'accorcia, perché voglio che segua perfettamente, la curva. Non potete farlo, perché dovete ricordarvi che questa possibilità la dovete utilizzare solo con il punto quand'è sull'origine. In questo caso qui il punto ha già subito modifiche, perché guardate cosa succede se io adesso vado a cliccare sul meno mi riporta il punto nell'ultima posizione che ho utilizzato questa, accorcia e allunga. Quindi fate attenzione che una volta che avete spostato il punto B dall'origine, anche utilizzando questa, poi se volete fare ulteriori spostamenti dovete utilizzare la croce. Un'altra cosa che vi faccio vedere, allora voi avete sotto il disegno originale che è in verde, quello giallo vi fa vedere le modifiche, cioè quello che voi ottenete con la vostra modifica. Si può anche togliere il verde e vedere direttamente il modello che voi avete creato. Qui in alto mostra il disegno originale di pagina precedente. Se deselezionate avete tutto il giallo, vedete proprio il modello che avete creato. Prossimo video vi farò vedere il riquadro sotto che riguarda la curva, quindi questa curva in questo caso che ho selezionato BC. Al prossimo video. Ciao ciao!